Benvenuti amici del canale, oggi insieme realizziamo il poncio zigulino con questo punto d'effetto che crea proprio un rilievo in 3D. Questo poncio può essere indossato in due versioni. Ci occorreranno 400 g di filato Everest, uncinetto 5,5 mm e pochi grammi di cordino Swan Black. Tutti i materiali sono della Filati 3 Sfere, nel box informazioni trovate il link per acquistare gli eventuali materiali. Allora dobbiamo iniziare il nostro tutorial con un totale di 61 catenelle che sono l'equivalente di circa 50 cm. Lavorate, vedete, le nostre 61 catenelle. Non dobbiamo fare altro che chiudere in cerchio. Quindi io prendo, vedete, stendo bene dritta la mia catenella e sull'ultima, vedete, sulla prima, questa è la prima che abbiamo realizzato, vado a chiudere in cerchio in questa maniera qui e chiudo, vedete, a maglia bassissima in questa maniera. Fatto questo, vedete, dove abbiamo nello stesso punto, dove abbiamo chiuso a maglia bassissima, entro di nuovo, carico il filo e realizzo una maglia bassa. Su questa maglia bassa metto un marcapunti perché andrò a chiudere qui al ritorno. Adesso guardate, in ogni punto, quindi in ogni catenella, lavoro una maglia bassa. Quindi per tutta la catenella lavoreremo una maglia bassa in ogni catenella fino ad arrivare al marcapunti, quindi completate il giro fino al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo il nostro marcapunti, lo togliamo, entriamo all'interno della maglia bassa e lavoriamo una maglia bassissima e abbiamo chiuso, vedete, la riga di maglie basse. Adesso la lavorazione sarà un susseguirsi di 4 righe, 3 righe a maglia alta e una riga di punto zigolì. Iniziamo 1, 2 e 3 catenelle e nello stesso punto realizziamo una maglia alta. Quindi la prima da 3 catenelle più una maglia alta, 2 maglie alte. Adesso lavoriamo 29 maglie alte, quindi lavoriamo 1, 2, 3 e proseguiamo fino a un totale di 29 maglie alte. Una volta vedete che ho completato le mie 29 maglie alte, nella 30ª, vedete, maglia lavoro 2 maglie alte, quindi 1 e 2, 2 catenelle e di nuovo nello stesso punto, vedete, sempre nello stesso punto lavoro 2 maglie alte, quindi 1 e 2. E quindi abbiamo, vedete, realizzato l'aumento. Adesso dobbiamo andare a proseguire lavorando le restanti 29 maglie sempre a maglia alta, quindi andate a proseguire per altre 29 maglie alte, quindi una maglia alta, vedete, in ogni maglia bassa fino ad arrivare dall'altro lato. Una volta vedete che ho completato le 29 maglie alte, qui dove ho lavorato, vedete, le 2 maglie, entro nella stessa maglia, quindi vedete nello stesso punto, guardate bene, e lavoro altre 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e sulla terza, vedete, catenella chiudo a maglia bassissima in questa maniera qui e ho, vedete, così realizzato l'altro aumento. Vedete, avremo un aumento, una punta di qua e una punta dall'altro lato. Ok, ecco come si presenta. Adesso dobbiamo proseguire per altre 2 righe a maglia alta, quindi 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, in ogni maglia alta lavoriamo una maglia alta, quindi lavoro un'altra maglia alta e così via fino ad arrivare dove abbiamo, vedete, le nostre 2 catenelle dove faremo l'aumento. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo le 2 catenelle lavoriamo la maglia alta, vedete, quindi lavoriamo sempre tutte le maglie alte. All'interno delle 2 catenelle lavoriamo sempre 2 maglie alte, 1
e 2, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte, quindi 1 e 2. E così vedete abbiamo realizzato l'aumento. Adesso in ogni maglia alta lavoriamo una sola maglia alta, quindi una maglia alta come si presenta in ogni maglia alta. Quindi lavorate le maglie alte fino ad arrivare all'altro aumento. Una volta vedete che ho completato tutta la lavorazione sulle maglie alte, quindi una maglia alta su ogni maglia alta, arrivo dove ho le 2 catenelle, all'interno di questo spazio lavoro 2 maglie alte, quindi 1, 2, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2. E sulla terza catenella, vedete, entriamo e lavoriamo una maglia bassissima. Vedete, così si presenta il nostro lavoro. Quindi come potete vedere nei lati, guardate, man mano noi andiamo ad aumentare. Adesso andiamo a completare la terza riga, quindi 1, 2 e 3 e lavoriamo sempre filo sull'uncinetto, una maglia alta su ogni maglia alta. Quindi su ogni maglia alta lavoriamo una maglia alta. Quando arriviamo dove abbiamo, vedete, le 2 catenelle, lavoriamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte e proseguiamo fino ad arrivare all'ultimo aumento. Quando arriviamo, vedete, nel secondo aumento dove abbiamo le 2 catenelle, di nuovo 2 maglie alte, 1, 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo sempre nello stesso punto 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte. Adesso vedete qui abbiamo le restanti maglie alte prima di andare a chiudere, quindi lavoriamo una maglia alta e lavoriamo l'altra maglia alta. Controllate bene perché vedete questa poi è la maglia alta delle 3 catenelle e sulla terza catenella entriamo all'interno, ovviamente chiudiamo a maglia bassissima. Ed ecco qui, vedete, quindi abbiamo completato le 3 righe di maglie alte. Ed è così, vedete, io vi faccio vedere l'aumento, ovviamente abbiamo 2 possibilità poi dopo per indossarla. Man mano, vedete, questo deve essere il risultato, quindi dovete vedere che questa lavorazione man mano si allarga, quindi diventa sempre più larga. Adesso iniziamo la quarta riga della sequenza e lavoreremo appunto ziguli. Per il punto ziguli ci serve un marcapunti, quindi marcapunti, mi raccomando. Iniziamo, abbiamo chiuso a maglia bassissima, iniziamo con una catenella. Su questa catenella, vedete, io vado a mettere un marcapunti in questa maniera qui. Adesso entro nel prossimo punto, lavoro una maglia bassissima e una catenella, una maglia bassissima e una catenella. Allora, questa lavorazione io vi consiglio di farla con un colore diverso. Io adesso per questo campione che vi sto facendo vedere faccio con lo stesso colore, però dopo vedrete che la mantella ha solo il punto ziguli con un colore più chiaro della lana, quindi potete semplicemente lavorare proprio con un colore di contrasto che può essere panna, può essere azzurro, può essere insomma un colore molto chiaro, in modo che questa lavorazione, vedete, fatta a treccina si noti di più. Quindi di nuovo guardate, entro nel punto, maglia bassissima e catenella, di nuovo guardate, entro nel punto prendendo 2 asole, maglia bassissima e catenella e così via. Entriamo, vedete, in ogni punto lavorando una maglia bassissima e una catenella e proseguiamo così fino ad arrivare all'aumento dove abbiamo le 2 catenelle. Quando arriviamo, vedete, dove ho le 2 catenelle, anche qui io in realtà vado a fare degli aumenti. Che cosa faccio? Entro all'interno e lavoro la maglia bassissima e una catenella. Entro di nuovo nello stesso punto e lavoro una maglia bassissima e una catenella.
Su questa catenella vado a mettere il marcapunti e lo metto, vedete, dietro su questa lineetta, guardate, che si va a formare. Lo metto qui perché noi lavoreremo la riga successiva diversamente. Entro di nuovo, vedete, sempre nello stesso punto e lavoro una maglia bassissima, una catenella. Quindi ho lavorato 3 volte il punto ziguli. Adesso entro, vedete, nella maglia alta seguente, lavoro la maglia bassissima e una catenella. Nel punto seguente, maglia bassissima e catenella. E di nuovo così fino ad arrivare di nuovo dove abbiamo le 2 catenelle. Quindi andate a proseguire fino ad arrivare dove abbiamo, vedete, l'altro aumento. Arriviamo, vedete, di nuovo dove abbiamo le 2 catenelle e ripetiamo alla stessa maniera l'aumento. Lavoriamo una prima maglia bassissima e una catenella. Lavoriamo una seconda volta la maglia bassissima e la catenella, e su questa catenella mettiamo subito il marcapunti, ok? Subito, così non vi confondete dopo dove dovete lavorare poi l'aumento. E di nuovo una terza volta entro maglia bassissima e catenella, sempre nello stesso punto, quindi lavoriamo per 3 volte il punto ziguli. Adesso guardate, in ogni maglia alta che segue lavoriamo la maglia bassissima e la catenella. Di nuovo maglia bassissima e catenella, maglia bassissima e catenella, maglia bassissima e catenella. Adesso guardiamo bene se c'è qualche altro punto da lavorare. Dobbiamo renderci conto di non aumentare, ok? Quindi questa è una maglia, vedete, e qui abbiamo già il punto, quindi significa che questo già l'abbiamo lavorato. Quindi qui dietro già dobbiamo lavorare le nostre maglie. Adesso dovete fare attenzione, togliamo il marcapunti perché il punto ziguli va lavorato dietro, quindi noi lavoriamo in questa, vedete, lineetta che si è andata a formare dietro. Quindi io qua entro nella lineetta dietro, vedete, entro e lavoro una maglia bassissima perché adesso iniziamo da capo la sequenza. La nostra sequenza sarà di 3 righe a maglie alte e una riga appunto ziguli. Quindi adesso vedete, una volta che ho realizzato la quarta riga, inizio da capo dalla prima riga che è sempre a maglia alta. Lavoreremo 3 righe di maglie alte e una di punto ziguli. Quindi inizio con le 3 catenelle e nel punto ziguli lavoriamo in questa maniera qui, filo sull'uncinetto, giro, vedete la lavorazione, e in questa lineetta entro e lavoro la maglia alta in questa maniera qui. Di nuovo filo sull'uncinetto, vedete, giro il lavoro, ecco qui la lineetta, voi la vedete perché questa è la lineetta praticamente della maglia della catenella che si va a formare della catenella, vedete il punto della catenella e dietro subito abbiamo, vedete, questa lineetta, eccola qui, un po' obliqua, e noi entriamo qui e lavoriamo le maglie alte. Vedete, qui c'è la catenella e qui abbiamo la lineetta. Adesso ovviamente il filato è a fantasia, quindi può essere un po' difficile per voi individuarlo. Di nuovo giriamo, vedete, qui ho la maglia bassissima e qui la catenella, e quindi dove ho la catenella, vedete, entro nella lineetta dietro e lavoro la maglia alta in questa maniera qui. Ok, ecco perché vi ho consigliato di fare la lavorazione con il filato, anche lo stesso filato di lana, però un po' la parte un po' più chiara, oppure semplicemente vi procurate un filato di contrasto, per esempio un panna, un beige, un bianco, e andate a lavorare solo il punto ziguli di colore più chiaro. Io ho fatto così per la mantella che poi vi farò vedere. Ora andiamo a proseguire così fino ad arrivare dove abbiamo il nostro aumento, quindi i 3 punti di maglia ziguli. Quando arriviamo, vedete, dove ho gli aumenti,
Quello centrale, vedete, è praticamente il secondo aumento che io ho realizzato, quindi significa che qui io prima del marcapunti ne devo lavorare uno. Qui è un po' più difficile, vedete, individuare, perché ovviamente sono un po' più stretti i punti, però voi andate sempre dietro e non sbagliate mai, perché comunque la solina dietro si vede, anche se si distingue poco magari perché c'è la fantasia, vedete, del filato, però voi sicuramente poi riuscite ad agganciarvi con insistenza, vedete, insistete e ops, e lavorate sul primo punto ziguli, la prima maglia alta. Poi vedete dove ho il marcapunti, lo tolgo ovviamente, e qui vado a lavorare l'aumento, che è sempre uguale, 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte, 2 catenelle, filo sull'uncinetto e di nuovo 2 maglie alte. Quindi qui noi abbiamo lavorato, vedete, l'aumento, quindi l'aumento è sempre uguale, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Adesso nello stesso punto qui noi abbiamo un altro punto ziguli, vedete, quindi io sto qui ed eccolo qui, quindi cercate di non saltare nessun punto e lavoro la maglia alta, perché adesso noi non aumentiamo più. Adesso di nuovo vedete, qui ho il punto ziguli dietro, guardate, nella solina retro vado a lavorare la maglia alta. Di nuovo vedete qui noi le distinguiamo, vedete, perché vengono verso di noi in questa maniera. Quindi entro qui, ne lavoro un'altra, giro, vedete, di nuovo un'altra maglia alta. Quindi andiamo a proseguire per tutto il giro fino ad arrivare all'altro marcapunti. Arriviamo, vedete, dove abbiamo da fare l'altro aumento, quindi abbiamo il primo punto ziguli, vedete, io faccio così per farvi vedere, eccolo qui ho la maglia bassissima, qui la catenella, quindi entro qui e lavoro la prima maglia alta all'interno dello spazio, diciamo, filo sull'uncinetto, dove ho il marcapunti lo tolgo e lavoro all'interno della lineetta, lavoro l'aumento, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e di nuovo nello stesso punto 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Ed ecco qui. Adesso sempre nello stesso punto, filo sull'uncinetto, dobbiamo individuare bene, vedete, dove abbiamo l'altro punto, eccolo qui, e lavoro la maglia alta. Quindi così, vedete, abbiamo lavorato i 3 punti ziguli all'interno della lavorazione. Adesso dobbiamo andare a proseguire, quindi dietro, vedete, sempre in questo punto obliquo lavoreremo una sola maglia alta, ovviamente, fino ad arrivare, vedete, dove abbiamo le 3 catenelle e ci agganciamo. Quindi io faccio in questa maniera qui. Vado a proseguire guardando sempre dove ho la solina retro, lavoro la maglia alta, giro, vedete, qui ho l'altra solina e lavoro la maglia alta e lavoriamo le maglie alte fino ad arrivare, vedete, dove abbiamo questa, guardate, è l'ultima, e chiudiamo sulla terza catenella. Quindi sulla terza catenella chiudiamo a maglia bassissima, ovviamente sempre alla stessa maniera, e ho chiuso, vedete, a maglia bassissima. Quindi ecco a questo punto come si presenta il lavoro. Come vedete, man mano il lavoro tende ad allargare, e se avete difficoltà e vedete che il lavoro non si allarga, ovviamente state sbagliando qualcosa. A questo punto non dobbiamo fare altro che andare a ripetere. Noi abbiamo già ripetuto, vedete, la prima riga sul punto ziguli, ripeteremo la seconda e la terza, e la quarta riga sarà sempre di punto ziguli. Ovviamente per le principianti magari potete mettere il video indietro e guardare sempre riga 1, riga 2, riga 3, riga 4. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato.
Allora, guardate, io ho proseguito, come vi dicevo, ho fatto in modo che quando vado a lavorare, vedete il punto zigulì, lavoro con il colore più chiaro della lana. In realtà questo colore è presente nel gomitolo di lana. Io ho fatto in modo che mi capitasse ovviamente il colore o che comunque andassi a farlo apposta, insomma. Però voi potete anche procurarvi almeno una lana di tinta unita se ovviamente vi annoia andare a srotolare ogni volta il gomitolo. Io ho lavorato, vedete, una sequenza, due sequenze, quindi da 4 righe, 4 righe, 4 righe, 4 righe, quindi una sequenza da 4, 2, 3, 4 e la quinta sequenza, ok? Quindi ho lavorato solo 5 sequenze di punto zigulì. Da questo punto in poi adesso vado a continuare tutta la lunghezza del poncio semplicemente a maglia alta, quindi non alterno più il punto zigulì ma semplicemente vado a continuare a maglia alta. Quindi continuo, vedete, dopo aver fatto tutta questa sequenza che sono 1, 2, 3, 4, abbiamo detto 5 sequenze, quindi sono 20 righe totali, ok? Dalla 21esima riga io vado a lavorare solo a maglia alta, aumentando sempre ovviamente nel punto qui, quindi voi gli aumenti li farete sempre, non vi dimenticate. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe totali ho realizzato. Allora, io ho proseguito, vedete, per un totale di 7 righe subito dopo il punto zigulì. Adesso vado a decorare sia il bordo inferiore con il punto zigulì, ma anche il collo, quindi semplicemente una riga di punto zigulì sia qui che al bordo. Quindi ragazzi, io al termine, vedete, della settima riga devo andare ovviamente a chiudere a maglia bassissima e iniziare il bordo decorativo del punto zigulì. Adesso io entro, vedete, e vado a prendere il filo, come vi ho detto, di contrasto. Solo per questa realizzazione io vado a finire la decorazione con del cordino swan. Allora fate attenzione perché il cordino swan non è adatto all'abbigliamento, però in questo caso questo bordino sia sul collo che sulla parte finale del nostro poncio non inciderà sulla realizzazione, ovviamente sul risultato finale della lavorazione. Io vado ad usare lo swan black, sempre filati 3 sfere, il colore beige, è un colore veramente più corda. Vedete, chiudo a maglia bassissima, realizzo una catenella, entro di nuovo, vedete, nello stesso punto e chiudo a maglia e faccio una maglia bassissima così, vedete, e una catenella. Sulla catenella andiamo a mettere subito un marcapunti, quindi qui vedete mettiamo il marcapunti sulla lineetta retro in questa maniera qui, ok? E adesso in ogni punto andiamo a realizzare ovviamente il punto zigulì. Entriamo quindi, vedete, nel punto dopo e lavoriamo una maglia bassissima e una catenella, una maglia, vedete, bassissima e una catenella in questa maniera, e andiamo a proseguire per tutta la lunghezza. Quindi vedete, in ogni maglia alta io entro, faccio maglia bassissima e catenella, di nuovo maglia bassissima e catenella. Lavorate morbido, vi raccomando, perché ovviamente essendo la lana molto più morbida del cordino altrimenti tira, vedete, non deve assolutamente tirare, deve essere morbida la lavorazione. Questo darà anche un po' di peso al nostro poncio. Andate a proseguire per tutta la lunghezza. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo le 2 catenelle per l'aumento, adesso non c'è bisogno più di aumentare, quindi entriamo semplicemente all'interno e lavoriamo un solo punto zigulì, vedete, in questa maniera qui, e poi subito dopo entriamo nella maglia alta successiva e proseguiamo. Quindi non dobbiamo più aumentare perché questo è l'ultimo, vedete, bordo decorativo. Quindi all'interno qui lavoreremo per una sola volta la maglia bassissima e la catenella. Andate a proseguire, farete la stessa cosa anche dall'altro lato, dall'altro aumento. Quando arriviamo, vedete che abbiamo lavorato l'ultimo punto, quindi qui vedete l'ultimo punto che noi abbiamo lavorato, vedete? Ok, io taglio il filo e lo sfilo in questa maniera qui. Qui ho messo il marcapunti per capire dove era, vedete, l'ultimo punto lavorato, ok? Adesso dove ho la maglia qui, vedete, entro
e carico il filo in questa maniera e vado praticamente a chiudere. Vedete, deve avere questo effetto qui la lavorazione chiusa, quindi entro qui. È un po' come si fa anche la chiusura delle borse, no? È sempre lo stesso sistema. Quindi aspettate che non sono riuscita a chiudere bene, ed ecco qui, vedete, la chiusura deve avere questo effetto in questa maniera qui. Andiamo ovviamente a chiudere all'interno. Noi qua abbiamo, vedete, anche l'altro cordino. Io faccio un nodino e saldo con l'accendino, perché insomma col cordino noi lo possiamo tranquillamente fare. Quindi faccio questo nodino così, vedete, stretto stretto, e poi vado a saldare ovviamente con l'accendino, ed ecco qui, vedete che abbiamo completato il bordo inferiore. Adesso dobbiamo fare la stessissima cosa con il bordo, questo superiore. Qui vedete ci agganciamo e andiamo a lavorare ovviamente sul bordo, sarebbe sul collo. Quindi ragazzi, questo, vedete, questo è il collo. Io su un punto vado ad agganciarlo, quindi mi aggancio, vedete, su uno dei punti, in questo caso mi aggancio su questo centrale, ok, e alla stessa maniera, quindi vado ad agganciarmi con una catenella, entro di nuovo all'interno e lavoro una maglia bassissima e una catenella, e qui vado a mettere sempre un marcapunti. Lo metto perché io devo ricordarmi bene dove ho iniziato. Quindi vedete, nei punti successivi, guardate, questo è un punto, entro e lavoro maglia bassissima e catenella, entro in quello successivo, maglia bassissima e catenella, e in quello successivo ancora maglia bassissima e catenella, di nuovo maglia bassissima e catenella. Vedete, quindi anche qui avremo questo effetto. Quindi andate a proseguire per tutto il perimetro del collo fino al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, anche qui nell'ultimo punto io taglio in questa maniera, vedete, il filo dove ho il marcapunti, faccio la stessa cosa, entro con l'uncinetto e vado a riprendere, vedete, il filo, vedete, in questa maniera qui, e poi rientro di nuovo, vedete, qui, e da dietro realizzo, vedete, un nodino. Ecco, anche questo ovviamente, essendo cordino swan, andrò a nasconderlo nei punti del cordino e a saldare con l'uncinetto. A questo punto, vedete, il nostro poncio è terminato.